Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. L'inverno si avvicina, quindi iniziamo a parlare di termostati, faremo dei video su delle valvole termostatiche smart, tutto quello che riguarda il controllo del riscaldamento. Iniziamo a riprendere in mano qualche prodotto ed esempio oggi vi faccio vedere un altro termostato wifi. Perché dico un altro? Perché ne avevo già provati, ne avevo fatto vedere uno l'anno scorso, quello rotondo che si monta a filo muro, che va benissimo, che ho ancora installato. Oggi ve ne faccio vedere un altro modello molto carino, sempre della Beka, che praticamente è lo stesso termostato ricarrozzato con un'estetica carina rettangolare, che monta su scatole 503. Quindi attenzione, dietro al termostato c'è una sporgenza, dovete tenerne conto perché ci va per forza dietro una scatola 503 o anche una scatola tonda. Qualcuno mi dirà ma se spacco un po' il muro gli faccio posto, magari va lo stesso. Sì, se siete pratici e volete inventarvi qualcosa, l'importante è che la parte interna con la sporgenza abbia lo spazio per starci, poi potete anche tassellarlo. Dicevamo modello Beka, vi farò vedere lo spacchettamento, come si installa, come funziona, come è fatto, come si accoppia, le solite cose. Non scendo tantissimo nei dettagli della gestione d'app perché è esattamente identico a quello che avevo già provato. Anche questo ce lo mandano gli amici di Expert4House. Mi raccomando, per comprare i loro prodotti, che possono essere Sonoff, tutta questa roba di domotica, telecamere, hanno un sacco di cose, vi lascio tutto in descrizione, c'è il link per entrare nel sito per usare il mio codice sconto che è riportato sempre in descrizione. Ora lo spacchettiamo, ve lo faccio vedere un attimo e poi facciamo un po' di prove. Termostato smart, abbiamo già l'anteprima del prodotto, controllo della temperatura con uno sliding, condivisione familiare, monta nelle scatole tonde da 60 ma adattabile anche alle scatole europee, bianco e nero, il frame con un design 2.5D, comunque guardiamolo direttamente. Ok, vediamo cosa c'è in confezione. Il nostro termostato e delle istruzioni. Abbiamo le istruzioni principali in inglese con tutta la spiegazione del wifi, ma adesso la facciamo insieme. Quando comprate da Expert4House, oltre a trovare le viti per il fissaggio, trovate anche un foglio con la stampa delle istruzioni in italiano. Eccolo qua, design classico, monta sì nelle scatole tonde da 60, ma come vedete abbiamo anche i fori per montarlo nella 503. Protetto da pellicola, si apre dalla parte inferiore. Questo dobbiamo farlo solo per montarlo sulla 503, per praticità. Se non volete tenerlo a penzoloni, questo connettore con molta delicatezza si può staccare. Una volta fissato sulla 503, noi avremo il montaggio di un termostato normalissimo, semplicemente alimentandolo con fase neutro, e qui avremo il contatto pulito che chiude. Ricordo che sul sito Expert4House potete trovare anche le versioni per pompe di calore, per termoconvettori, insomma altri sistemi che magari non restituiscono solo un contatto pulito, ma questa è la versione, diciamo, universale per intercambiarlo a un termostato a sua volta universale. Qui abbiamo ancora due morsetti che sono per una sonda di temperatura esterna. Proviamo ad alimentarlo, proviamo ad accoppiarlo, vediamo come funziona. Ok, non appena l'ho alimentato si sono illuminati i tasti, è andato automaticamente in modalità accoppiamento e vedete che aprendo l'app Smart Life mi ha già trovato un dispositivo da aggiungere, fa tutto da sola. Se non fosse andata così, dovevate metterlo in modalità accoppiamento, tenendo premuto il pulsante giù per 5 secondi, avrebbe iniziato a lampeggiare il simbolo del wifi e dovevate fare aggiunta col più. Termostato trovato, possiamo cambiargli il nome, lo chiamiamo termostato, metto BN per distinguerlo da quello che ho già. Fine. Dopodiché nell'applicazione abbiamo le stesse identiche impostazioni degli altri termostati smart dentro l'app Smart Life che abbiamo provato in precedenza, quindi possiamo accenderlo, togliamo la pellicola, spengo la luce così vi faccio apprezzare un po' meglio l'estetica del prodotto. Dunque lui va in modalità risparmio di consumo, il display va montato a un'altezza importante perché altrimenti non avete l'angolazione corretta per vederlo come si deve. Tra l'altro sul display, molto carino, abbiamo sia la temperatura che l'ora, il giorno della settimana, prende tutto in automatico dall'applicazione. Abbiamo anche un indicatore del vento con la percentuale di possibilità di pioggia. Queste sono informazioni meteo che prende dall'app. Dopodiché possiamo passare dal manuale al programmato. Nel manuale possiamo alzare la temperatura manualmente, abbiamo il decimale col mezzo grado. Lui adesso rileva 21 gradi, se noi settiamo 30, dopo qualche secondo sentite che clicca, vedete che si accende la fiammella, vuol dire che è partito, che ha chiuso il contatto. Riabbassiamo la temperatura
vedete che dopo qualche secondo va via la fiammella, abbiamo riaperto il contatto verso la caldaia. Quindi plug and play, togliete il vecchio termostato, mettete il nuovo se è già alimentato a 230 volt, altrimenti dovete portare una linea. Dentro l'app cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto le info del dispositivo, la possibilità di condividerlo, perché un termostato è molto importante condividerlo con un altro familiare o altri membri dell'abitazione. Quindi condivisione dispositivi, dobbiamo semplicemente mettere l'indirizzo email della persona a cui vogliamo mandarlo. Ogni persona deve avere il suo account con la sua mail. Possiamo anche creare un gruppo, abbiamo la possibilità di aggiungerlo alla home e anche se ci sono aggiornamenti firmware, ma in questo caso abbiamo già l'ultima versione. Come al solito abbiamo la possibilità di usarlo in manuale o di usarlo in modalità programmata. Andando in programmazione possiamo scegliere 3 tipi di programmi. Il primo programma diviso nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, poi per il sabato e per la domenica. Non abbiamo purtroppo il modo, ma questo è un limite di Smart Life con tutti i termostati, di dividere i giorni lavorativi. Per lui da lunedì a venerdì la programmazione deve essere sempre uguale e abbiamo la possibilità di gestire 6 diverse fasce di temperatura. Dalle 6 una temperatura, dalle 8 un'altra, dalle 11 un'altra, eccetera eccetera. Oppure da remoto, se sappiamo che tra un'ora andiamo a casa, lo mettiamo in manuale, tiriamo sulla temperatura e lui ci farà trovare un ambiente più confortevole. La casetta indica la temperatura che sta rilevando. La modalità eco non ho mai capito bene a cosa serve, ma serve tendenzialmente per tenere una temperatura accettabile ma senza scaldare troppo, quindi consumare troppo. Abbiamo la possibilità di bloccare, quindi non c'è modo di cambiare la temperatura se non togliamo il blocco. Da termostato andare a fare la programmazione oraria con il touch diventa un po' più complicato. Per il resto sono dispositivi che funzionano molto bene. Quello tondo che avevo fatto vedere l'anno scorso io ce l'ho ancora montato, è il mio termostato definitivo. Qui è solo una questione di scelta, di estetica, perché alla fine vedete che la gestione dell'app e le opzioni sono le stesse identiche dell'altro che avevo già montato a casa mia. Questo però è un modello che già avevo adocchiato ma non avevo ancora recensito, me l'hanno mandato per proporvelo e farvelo apprezzare. Sicuramente si può integrare in molti ambienti perché ha sia il bianco che il nero. Carino come estetica, carine le visualizzazioni, il fatto che ci sia il vento e la percentuale di pioggia è un dato in più che averlo o non averlo non ci cambia la vita, ma anche a livello estetico può essere piacevole. Torniamo indietro, se vi faccio vedere il mio termostato principale, vedete che è esattamente la stessa cosa, non cambia nulla da uno all'altro. Ok, chiaramente nella scatola 503 dove prima avevate installato un termostato tradizionale che molto probabilmente era a batterie, oltre ai 2 fili che arrivavano già al termostato che andavano collegati al contatto, ma il termostato avendo le batterie non aveva bisogno di altri fili, avete bisogno di portarvi una fase e un neutro. Non serve la terra, basta una fase e un neutro per alimentare il nuovo termostato. Potreste magari essere fortunati che nella scatola avete già una predisposizione di alimentazione per il termostato, altrimenti dovete portare questa linea. Se non siete capaci dovete appoggiarvi, rivolgervi a un professionista. Dopo aver portato comunque la linea, mi raccomando, togliete corrente per lavorare in sicurezza. Prima di aprirlo conviene collegare i fili, quindi sul morsetto 1 e 2 mettiamo il contatto pulito, esattamente i 2 fili che arrivavano prima al vecchio termostato, poi lo alimentiamo con fase e neutro. Ok, a questo punto dobbiamo per forza aprire la struttura per avere accesso alle viti di fissaggio. Ok, la posizione corretta è questa con il cavo che va verso l'alto, i fori per le viti sono i 2 più esterni, quindi imboccate le viti. Per comodità, come vi ho detto prima, potreste staccare questo connettore, ma se non siete sicuri potete tenere il termostato con una mano mentre tirate le viti. Chiaramente controllate di aver messo in bolla il telaio. Tirate le viti ma senza esagerare, perché andreste solo ad imbalcare la placca per nulla, lui deve semplicemente stare fermo. Una volta che la placca è in posizione riagganciate il termostato, lo fate incastrare nella parte inferiore. Vi dico che è abbastanza largo, quindi se avete delle magagne sul muro tende a coprirle. A questo punto diamo corrente. Dopo un po' di tempo dalla riconnessione, dall'essere tornato online, il
termostato che prende in automatico le condizioni del vento, la percentuale di pioggia, effettivamente sta piovendo, prende anche il giorno della settimana e l'ora direttamente dal telefono. Questo pulsante dell'Economy serve per aumentare con uno slide a intervalli di 1 grado la temperatura, quindi senza andarla a impostare su e giù o prendere l'applicazione abbiamo questa visualizzazione verde, bianco, rosso. Questo l'hanno messo per comodità, perché con una temperatura impostata che può essere magari di 13 gradi, con un semplice slide la alziamo fino a temperatura calda, facendone un altro la alziamo ulteriormente. Vedete come funziona. Estetica gradevole, l'ho montato su una parete decorata con un colore abbastanza scuro, il bianco è universale, il nero sta bene con tutto e smagrisce, quindi estetica anche accattivante. Bene, l'abbiamo visto montato su una parete scura, come ho già detto, secondo me si integra bene in molti ambienti, è carino, ad alcuni può piacere più quello che avevo fatto versione circolare, ad alcuni può piacere più questo, insomma è una questione un po' più d'estetica, perché poi come funzionamento sono abbastanza uguali. Ho provato a fare una comparazione di temperatura rilevata, è un po' pigro, secondo me segna 1 grado in meno anche abbondante, non ha ancora un fattore di correzione della misura rilevata, vediamo se magari saranno poi delle feature che implementeranno in futuro. Al netto di quello che rileva oggi magari dovete prendere un po' confidenza con la temperatura rilevata, perché avete bisogno di alzare 1 grado in più per raggiungere la temperatura desiderata. Mi raccomando, se vi piace compratelo perché è in offerta, costa solo 40 euro ad oggi. Se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, ma mi fareste un grosso favore e mi dareste un grosso supporto. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta. Se passate qui in negozio vi offro volentieri un caffè, se non vi piace comprare online mi contattate, tutte queste cose che vende Expert4House ve le posso procurare direttamente io. Ciao a tutti, grazie da Massi Dattoli.